Trafficanti del lobby, bentornati! Oggi dobbiamo andare avanti con il nostro giro di codex e per ora lo concluderemo grazie ai tirannidi. Quindi ringraziamo come sempre Ars Manufactoria che ce l'ha mandati, così avete visto i Space Marine la puntata scorsa, quella prima andate a vedervela se ve la siete persa perché c'erano i insomma i Krieg e quelli erano fantastici e nel frattempo oggi ci andiamo a vedere i terribili tirannidi. A tra poco. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Reload. Tyranny. Allora ragazzi, eccoci qua con il Codex dei Tirannidi. Abbiamo visto quindi gli Space Marine la puntata scorsa. Se avete preso il box di Leviathan, quindi con la nuova versione di Warhammer 40.000, mancava da vedere la fazione dei Tirannidi. Codex che ovviamente per i nuovi giocatori, lo spiego, va comprato se volete giocare appunto i Tirannidi. Allora, come sempre, la prima e la seconda di copertina ci dà questa texture di facce simpaticissime e poi parte la grafica di cui siamo abituati con la grande divoratrice. La grande divoratrice parla proprio di come funzionano i tirannidi. Sostanzialmente sono degli alieni che a livello sinaptico comunicano fra di loro come un'unica entità, anche se sono un alveare, e vanno avanti con ingordigia solo per mangiare e divorare tutto quello che incontrano, soprattutto di vivo, e quindi anzi quasi solo di vivo. Quindi si parte sempre con una lore e quindi anche qui siamo con il solito inizio con un racconto, quindi ormai hanno deciso di impostare in questo modo credo tutti i codex ormai di quest'anno. Il Predatore Intergalattico spiega un pochino proprio di cosa stiamo parlando e quindi c'è tutta una storia con il primo contatto con i tirannidi. Sono molto particolari, ovviamente vanno a pescare moltissimo nell'immaginario di Alien ovviamente, e quindi è chiaro che sono molto simili per certi versi. Sappiate che tra le altre è uno degli eserciti più vecchi, quello dei tirannidi, quindi in realtà bisognerebbe andare indietro fino a capire se è nato prima Alien o prima i tirannidi. Credo, se non ricordo male, che i tirannidi vengano fuori appunto dopo. Qui si parla della flotta alveare, l'ombra nel warp, e quindi praticamente si spiega come utilizzano e se utilizzano il warp. E vanno avanti con bionavi, guerra psichica, ecco i nuovi Terminator, quindi la cosa molto bella. Se prendete tutti e due i codex e ovviamente il libro base con Leviathan e tutto il resto, è che nelle due fazioni vedete anche un pezzo dell'altra fazione, quindi negli Space Marine vedete i tirannidi e viceversa, perché si parla proprio di questa battaglia contro la Leviathan. Le guerre di Tiran, e quindi qui vi fanno vedere la Behemoth che è stata protagonista intorno al 2010. I tirannidi erano con il carapace rossastro, che è la corazza, e la pelle era sul beige, molto belli, anche se adesso a guardarli effettivamente fanno un po' vintage, e niente, spiega praticamente le varie guerre di Tiran, come sono andate negli anni, e spiega chi l'ha spuntata e come. L'arsenale vivente vi spiega ovviamente tutte le armi che sono bioarmi, ovvero è tutto collegato praticamente a livello sinaptico e sono sostanzialmente tutte materie vive, quindi tutto materiale vivo. Ecco qui finalmente una bellissima immagine nuova della bioflotta in attacco contro gli orchi in questo caso, quindi siamo fra le due più incredibili Xeno, in quanto una va avanti solo per divorare e l'altra va avanti solo per distruggere, quindi si sono trovate fra di loro, insomma deve essere una bella sfida per gli orchi. La vetrina, ovviamente Panopla degli sciami predatori, vi fa vedere la vetrina con tutte le nuove miniature, soprattutto danno spazio ovviamente alle nuove miniature, ma ovviamente ci sono
tutte quante quelle della serie dei Tirannidi. Ecco qua, queste qua sono quelle più vecchie che andavano molto in voga intorno al 2010. Poi da qui vedete si passa al Leviathan, dove hanno il carapace violaceo, e quindi è un'altra bioflotta che proviene da un altro punto e che sostanzialmente è più grossa ancora di quella precedente. E poi andando avanti, e ovviamente si va avanti con la vetrina, che è sempre più, come vedete, sempre più meravigliosa. Allora, una cosa che stavo facendo, che vi farò vedere pian pianino nel tempo, guardate, qui ci sono i Votann che hanno a che fare con i Tirannidi, è che sto costruendo appunto un esercito imperiale esperto in combattimenti della giungla, che sono appunto tutti quanti diciamo veterani della ultima guerra, appunto quella contro il carapace rosso. Quindi quando si troveranno con il Leviathan faremo in modo di fare delle basette che fanno vedere praticamente i nuovi Leviathan colpiti e magari massacrati sulle basette, però ovviamente sarà divertente di fare in modo che si veda che sono veterani appunto delle guerre tirannidi, sia che siano Space Marine piuttosto che Diavoli Rossi, Cataciani, eccetera. Pattuglia da combattimento. Come sempre qui vi spiega che cos'è la pattuglia da combattimento, e quindi lo sciame di Vardengast, e vi spiega proprio come gestire la scatola di Leviathan. Come avete visto l'altro ieri sugli Space Marine, oggi vedete appunto l'interno di Leviathan, come si può dipingere, e quindi sicuramente qui adesso girando la pagina vi faranno vedere i modelli, infatti eccoli qua. E da qui ovviamente dopo il tutorial vi fa vedere come gestire praticamente tutte le regole speciali dei tirannidi e le schede dei tirannidi, quindi pari a come avete visto sul codex, la puntata del codex di Space Marine. Qui ovviamente se avete preso Leviathan è diciamo un must have, bisogna averlo per forza, perché con questo potete fare l'esercito. Forza dei tirannidi, quindi qui vi spiega praticamente come in tutti gli altri un'introduzione con le regole dell'armata, e poi vi fa vedere che cosa possono fare, cioè flotta di invasione, carica travolgente con le regole del distaccamento e sciame interminabile, e quindi questo deve essere più divertente. Sciame assimilatore, quindi ce ne sono 4 qui addirittura, anzi 5. Offensiva d'avanguardia, vediamo quanti sono. Snodo sinaptico, però sono di più degli altri. E schede tecniche, qui si va avanti con le schede tecniche, quindi dei singoli che non sono più ovviamente personaggi speciali, ma sono i classici che poi voi potete trasformare nei vostri personaggi speciali. Qui li vedete per esempio contro gli Eldar, quindi ormai i tirannidi hanno incrociato praticamente tutti nell'universo e hanno a che fare con tutti e contro tutti. Allora ovviamente qui ci sarà tutta una sezione di tirannidi da vedere, che vi fa appunto vedere i punteggi. È fantastico, il Malok è stato una delle più belle miniature che vendevo al GV Firenze appunto dal 2008 al 2010. È stato veramente un periodo bellissimo, perché quando era uscita quella scatola sia gli Space Marine che i tirannidi erano molto belli, e infatti Leviathan ha un po' questo effetto nostalgia, no? Dove tra le altre le miniature sono ancora più belle. Allora vado avanti un pochino perché qua tanto non vi interessa, e regole crociata, dove vi fa vedere appunto come funziona la regola della crociata, quindi tutte le regole diciamo che servono a combattere. Ora, se comprate la scatola di Leviathan, vi ricordo che potete andare sul sito di Ars Manufactoria, l'avete anche scontata. Se non c'è Leviathan potete comprare tutte le fazioni, entrambe comunque con tutta una serie di box che sono scontati fino al 25%, e poi avete praticamente da poter giocare insieme uno contro l'altro le due diciamo campagne. Una che sarà quella degli Space Marine, che trovate nel Codex Space Marine, e una che è quella dei tirannidi. Tratti da battaglia, e quindi qui vi spiegano appunto i tratti che potete avere durante la campagna, le cicatrici di guerra che vi spiega cosa resta dopo una battaglia, reliquie delle crociate, quindi che cosa trovate strada facendo che potete conservare, e poi finalmente i valori in punti e i potenziamenti del distaccamento. Allora qui mi fermo, qua dietro ovviamente in terza di copertina sapete che c'è il codice come sempre che vi permette di attaccarla diciamo o archiviarla per meglio dire all'interno del
dell'app che appunto vi permette di utilizzarlo senza doversi portare dietro praticamente tutto il codex. Questo era il codex dei tiranidi, leggermente più piccolo a livello di spessore, vediamo se riesco a farvelo vedere con un po' di fuoco. Eccolo qua, a livello di spessore è leggermente più piccolo dei Space Marine, ma ovviamente i Space Marine devono contenere più capitoli, quindi è chiaro che è un po' più grossetto, e poi insomma gli Space Marine sono gli Space Marine, e niente, però devo dire la verità, anche i tiranidi hanno il loro perché, tra le altre con questi modelli nuovi che sono veramente fantastici grazie ai sottosquadre incredibili che si fanno ora con la plastica. Ci sono veramente dei modelli che sono interessantissimi da fare. Ragazzi, non mi resta che rimandarvi al recap e ci vediamo alla prossima puntata. Naviganti del Lobby, grazie per essere rimasti con me e con Goblin anche oggi. Ci siamo visti anche i tiranidi. Fatemi sapere sotto i commenti cosa preferite fra Space Marine e tiranidi, in questo caso perché stiamo andando avanti con il discorso dell'apertura del box di Leviathan. Se vi siete persi la puntata, in unboxing trovate la puntata di Leviathan dove trovate le due fazioni, e quindi giustamente vi abbiamo fatto vedere i due codex. Nel frattempo, se ve la siete persa, tornate indietro di 2 puntate perché c'è lo scatolone, l'unboxing veramente eccezionale con la Death Corp of Krieg, che effettivamente, Squadroni della Morte di Krieg. Devo dire la verità, il codex, che è ovviamente in edizione speciale dentro il box, è qualcosa di eccezionale, andate a vederlo. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao! We could be the warriors.